Ciao a tutti! Oggi ho preparato un video per voi con più metodi della conservazione di pomodori, ma ricordiamoci, non è soltanto una conserva, è sapore e stagionalità, sostenibilità, risparmio, praticità, ma soprattutto dovere, piacere e tradizione. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Anche quest'anno iniziamo con le conserve di pomodori. Adesso è proprio il periodo di conservare questi pomodori. Allora io ho raccolto i pomodori, questa è una raccolta da una settimana. Ho fatto questo, li ho raccolti, intanto li ho lasciati un po' in cantina come ogni anno. Loro si maturano ancora di più e giustamente anche diventano più dolci e più saporiti. Ecco, quando ci troviamo bene con qualche ricetta è giusta che sia condivisa. Allora io ho fatto la raccolta di tutti i pomodori, qua ho vari tipi di pomodori perché non mi sono concentrata soltanto con un tipo. Ad esempio questo qua, vedete, quello variegato giallo e rosso, cuori di bue, guardate quando è maturo. E poi c'ho anche i pomodori così più lunghi. Insomma, per fare le conserve non c'è bisogno di un tipo di pomodoro specifico, va bene tutti i pomodori e soprattutto quelli cresciuti da noi. Vi devo preparare i barattoli per accelerare le nostre conserve. Io vado a sterilizzarli in forno, li lavo bene, li mettiamo in forno freddo. Ora io le conserve li metterò nei barattoli diversi. Se lo metto in un barattolo da 1 litro so che mi basterà, ad esempio quando faccio la pizzaiola e magari il secondo giorno voglio fare il ragù, allora io so che devo aprire un barattolo da 1 litro. Invece se devo fare soltanto una ricetta e basta, diciamo per i prossimi giorni, penso di non aver bisogno di salsa di pomodoro o del pelato, allora apro questa bottiglia più piccola. Se c'è la possibilità, ecco, di avere più fresco possibile, allora perché no? Per questo mi vedrete che io tutti questi pomodori li metterò in vari barattoli. Poi d'inverno, mentre fa freddo, già le verdure non avranno più il sapore estivo, apriremo il nostro barattolo e cucineremo con amore per la nostra famiglia e per noi stessi soprattutto. Con questi piccoli ancora raccoglierli, o anche questi arancioni rotondi, con questi faremo li faremo essiccati e facciamo i pomodorini sott'olio, ragazzi, perché io li adoro soprattutto d'inverno con gli antipasti o anche nelle ricette. Allora ho preso dall'orto anche un peperone, mi basterà perché abbiamo bisogno per il barattolo, ma proprio una fettina di questo peperone. Il basilico fresco ho preso, abbiamo bisogno di basilico. Noi adesso laviamo veloce i pomodori e io mi prendo già le tele da forno, così li mettiamo direttamente. Anche i cuori di bue sono buonissimi perché c'è tanta polpa, rilascia la loro acqua, il loro sugo buono. Devo sempre stare attenta che non prendano qualche malattia, vedo che quest'anno una meraviglia, niente malattie, non ho notato niente. E adesso voglio condividere con voi un sugo pronto, squisito. Non saprei se avete mai provato. Allora abbiamo bisogno di sedano, cipolla. Io mi sono già preparata i pomodori, quelli più maturi. Per questa ricetta abbiamo bisogno di pomodori ben maturi, altrimenti rischiamo che diventa acida. Per addolcire ho messo un po' di carota. Se non amate la carota, allora mettete un po' di zucchero. Ho voluto ottenere una salsa speciale, per cui ho deciso di cucinare in questa pentola di terracotta, perché questo materiale naturale permette una cottura lenta ed esalta i sapori e le proprietà nutritive. Ho messo anche un po' di basilico, pepe nero, sale e olio di oliva. Dopodiché ho amalgamato bene
Mettiamo il coperchio e lo mettiamo in forno a 190 gradi per circa un'ora e mezza, anche due può stare. Dipende dal spessore della vostra terracotta. Se decidete di non mettere in terracotta vi uscirà bene lo stesso, ragazzi. Potete anche mettere, ad esempio, dove fate le lasagne o se avete più capienti nel modo di fare più salsa. Visto che comunque usiamo questo forno, almeno lo riempiamo bene con tanti pomodori. Il pomodoro ha un dolce sapore, ha un gusto particolare fatto in questo modo. E adesso siamo arrivati alla chicca di questo sugo pronto. Abbiamo bisogno di pomodori essiccati. Con le forbici li taglio così a cubetti piccoli. Ad esempio, se li amate tanto potete lasciare anche pezzettoni molto più grandi. Dopodiché amalgamiamo bene, mescoliamo bene con il sugo con la salsa già fatta. Mettiamo in barattoli e metteremo a sterilizzare per circa un'ora e 20 minuti. Sì, perché all'interno, quando inizierà la salsa già fatta, inizierà a bollire all'interno del barattolo, ecco, cuocerà anche, ammorbidirà più che altro questi pomodori essiccati e rilascerà un profumo e un gusto unico. Voi vedrete quando aprirete i barattoli che sapori, che profumi c'è all'interno. Neanche se lo vuoi aprire, riesci. Grazie. Questo sugo aggiunto anche nel ragù si sentono i pezzettini di pomodoro essiccato, bontà. E adesso andiamo avanti con altri due metodi. Prima volevo condividere, ho preso questa casseruola su Amazon, fantastica, da tanto volevo io una casseruola così bella capiente proprio per le mie conserve quando facciamo il brodo, tanto che lo vogliamo congelare a 11 litri, non si attacca a niente, una cottura fantastica, hai capito? Lascerò il link nella descrizione del video. E da tanto che la volevo, proprio sono talmente contenta di averla presa. Allora adesso prepareremo due metodi insieme. Spero di non fare la confusione, però dai, tutto sommato dovrai essere le ricette belle chiare. Allora ho tagliato i pomodori in questo modo, ho aggiunto un po' di cipolla di tropea, ho aggiunto un po' di aglio, un po' di sale, un po' di pepe e anche un po' di origano e olio di oliva. Amalgamiamo bene e metteremo in forno. E se questo video inizia a piacerti, lasciami un mi piace proprio adesso. Questo mi aiuta a crescere sempre di più. Ho preparato due vassoi, uno con il pomodoro tagliato e gli altri pomodori interi. E dall'inizio ho messo 180 gradi e li ho tenuti 5 minuti questi interi. Dopodiché ho alzato la temperatura a 200 gradi e li ho lasciati gli altri affinché si arrostiscano proprio bene bene, che dopo li vedrete. Nel frattempo mi pulisco tutti questi pomodori per togliere la buccia, ecco, meglio lasciarli in forno così riusciamo a lavorare al meglio. Metà li ho messi in questa casserola che li dovrò frullare, invece metà io li ho messi in una ciotola da parte che abbiamo bisogno di pomodoro bello intero. Dopo aver frullato mettiamo a insaporire un po' questa salsa e anche la facciamo cuocere, giusto anche per restringerla un po'. Ho aggiunto pepe, sale e zucchero, ma basta proprio metà cucchiaino di zucchero, questo aiuterà anche per la conservazione. Un po' di basilico e lo facciamo andare a fuoco lento per circa 40 minuti.
E l'altro vassoio con i pelati, come dicevo, li mettiamo intanto da parte e li lasciamo in una ciotola. Ecco, dopo 40 minuti che la nostra salsa è già quasi pronta, mettiamo per altri 10 minuti anche i nostri pelati. Così abbiamo pelati nella salsa di pomodoro e sono squisiti. Soprattutto non c'è l'acqua all'interno. Non vediamo come si divide l'acqua dalla salsa di pomodoro. Abbiamo soltanto la polpa e il pomodoro. Vi do un consiglio: non riempite il barattolo proprio di tutto, perché quando inizierà a bollire all'interno rischiate che la conserva non vi dura, si gonfiano i tappi. Lasciate un po' di spazio, dategli il spazio per riuscire di cuocersi all'interno. Mettiamo a sterilizzare per circa un'ora. Guardate, io li faccio un po' alla volta. Avevo anche questi piccolini, li ho tenuti 4 minuti in forno e guardate che piccoli. Abbiamo fatto gli altri pomodori piccoli sempre nella salsa. Vedete come faccio un po' al giorno, quello che riesco. Questi li metto in barattolini più piccoli, magari per una ricetta così più speciale. Poi guardate soltanto la bontà, il colore fantastico. Allora, i nostri pomodori sono quasi pronti. Ma che profumo qua che c'era, vedete come sono arrostiti bene, hanno un bel colore, sembra proprio anche una bella dolcezza all'interno. Allora abbiamo bisogno adesso, facciamo metà di olio di oliva e metà olio di semi. Qua bisogna, ragazzi, sterilizzare tutto. Mettiamo a sterilizzare i barattoli, mettiamo a sterilizzare i coperchi. Io ho messo anche a scaldare quell'olio. Lo chiameremo sugo bruschetta. Per questa fantastica ricetta abbiamo bisogno di rosmarino, origano e aglio in polvere. Niente sale perché abbiamo già condito i nostri pomodori prima di metterli in forno. Adesso abbiamo bisogno che sia tutto bello caldo bollente, pomodori bollenti, i barattoli sterilizzati bollenti, i coperchi stanno bollendo, per cui dobbiamo, perché non metteremo più a sterilizzare, ok? E adesso mi aiuto a mettere un po' di questi pomodori, un po' di rosmarino con origano, con aglio e quando noi mettiamo l'olio che stava quasi per bollire, cosa succede nel barattolo? Continua ancora, li farà ancora arrostire, no? Per cui sarà ottima. Voi questi pomodori li potete usare anche per assaporire diverse ricette, carne, pesce, ma anche sopra sulle bruschette, fantastico. I pomodori essiccati e poi fatti sott'olio sono più acidi, ma questi sono dolcissimi. Oggi vi presento il fantastico robot da Mamushon, il modello Luba Mini 800. È perfetto per i giardini più stretti e piccoli. Abbiamo tutti gli accessori, anche lame di ricambio all'interno. Designer bello e compatto. Abbiamo 4 ruote motrici. La maggioranza di altri robot ne hanno soltanto 2. Grazie alle sue ruote potenti attraversa senza difficoltà anche piccoli dislivelli o piccoli scavi presenti nel prato. Quest'anno Mamushon sviluppa una nuova tecnologia che elimina la necessità di installare la stazione RTK, si chiama Net RTK Navi Service, e puoi iniziare a tagliare immediatamente senza un'antenna RTK. La precisione di posizionamento satellitare al centimetro garantisce una manutenzione professionale del tuo prato. Il Mamushon mi ha mandato anche questo piccolo garage che lo protegge sia dalla pioggia che dal sole. Si fa un attimo per fare la mappatura del giardino, potete anche farla quella automatica, io ho preferito farla manualmente. Iniziamo da una semplice applicazione a tenere sotto controllo il nostro robotino. Le sue rotte innovative si girano su se stesse, si manifesta in tutte le direzioni, per cui permettono al robot di muoversi molto facilmente.
Possiamo anche decidere dall'applicazione il taglio che desideriamo. Mi ha colpito molto quando ho fatto la mappatura, sono stata leggermente verso a sinistra e lui è riuscito a tagliarmi anche i bordi alla perfezione. Ho notato anche che non è mai scivolato, anzi aveva proprio una tenuta buona. Guardate quanta erba ha tagliato. Qua ad esempio c'è un piccolo scavo, lui non si è trovato in difficoltà ma ha fatto il suo dovere. Possiamo anche decidere di tagliare più aree, possiamo anche creare dei percorsi. Grazie a queste rotte, guardate soltanto, riusciamo a fare dei percorsi anche con i dislivelli, se avete un giardino con i dislivelli. Io l'ho portato nell'orto e sono rimasta impressionata come lui non ha scivolato. Qua c'è comunque una discesa abbastanza importante con una salita abbastanza importante e mi ha tagliato anche l'erba questa grande. Di solito gli altri robotini si bloccano quando vedono questa erba. Noi abbiamo anche 6 lame all'interno, per cui guardate voi anche con quanta facilità fa la salita. Grazie alla sua telecamera che è posizionata davanti riesce a riconoscere ogni ostacolo. È ottimo per chi ha i bambini piccoli, per chi ha animali, lui non andrà mai a fargli del male, è molto intelligente, riconosce tutto bene e per cui è anche molto sicuro di tenerlo nei nostri giardini. E se inizia a piovere, il robotino nostro è molto intelligente e tornerà alla sua base per caricarsi e dopo inizierà di nuovo a tagliare l'erba da dove era rimasto. Di sera possiamo anche tenere con la luce accesa e abbiamo anche una telecamera che teniamo sotto controllo la nostra abitazione. Tutte le informazioni vi le lascerò nella descrizione del video. Andiamo direttamente qua, così mi porto avanti con tutti gli altri pomodori. E questi più piccoli, come già detto, li mettiamo separati. Ma questo rimarrà sempre il mio metodo preferito. Si faccio vari sughi pronti, ma questo metodo, ragazzi, lo farò sempre. Per cui li faccio un po' alla volta, oggi 10, 20, quello che esce. Noi adesso li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 10 minuti affinché la buccia si ammorbidisce. Quando noi vediamo che la buccia si è ammorbidita, basta, dopo andremo a toglierla. E se siete nuovi sul mio canale e non avete mai provato questo metodo, ecco, insisto di provarlo perché lo farete sempre così. Visto che ho messo 3 tele, andrò a spostare il posto questa con questo. I barattoli sono pronti, togliamo anche i pomodori dal forno. 7 minuti, vedete come già la buccia si è aperta. Se volete lasciarli 10 minuti, che così loro anche si cucinano un po' meglio, però per togliere la buccia 7 minuti sono sufficienti. Per accelerare un po' tutto il processo faccio questo e adesso tolgo la buccia e metto direttamente nei barattoli. I barattoli non li ho sterilizzati, non ha senso perché comunque io porterò tutto per sterilizzare per circa 50, anche un'ora. Ma se io dovrei fare una ricetta, una conserva che dopo il barattolo non va portato per sterilizzare, allora in quel caso sì, prima faccio sterilizzare i barattoli, che non so se mi sono spiegata bene. Voglio dire che non ha senso, ecco, lui comunque dopo li portiamo. Guardate voi quanta acqua ha rilasciato, per questo io adoro questo metodo, perché rimane soltanto la polpa. Invece se noi andiamo a farli bollire in acqua, il barattolo quando apri si divide l'acqua con la salsa, con il pomodoro. Abbiamo bisogno per questa ricetta basilico, sale, pepe, anche foglio d'alloro. Io non so se qua nella telecamera si vede, però penso di sì. Comunque all'interno ho messo, ragazzi, una fettina piccola di
basilico, peperone, mezzo cucchiaino di sale, mezzo cucchiaino di zucchero, 2-3 di pepe nero e ho aggiunto anche un po' di tipo un pezzettino di foglio d'alloro. Secondo me mi sono dimenticata a registrare il foglio d'alloro. Voi comunque aggiungetelo perché ho notato d'inverno quando io apro questo barattolo, lui non si sente quasi niente, però dà un sapore molto buono, molto particolare. Questo metodo per me è universale. Voi pensate che io d'inverno prendo soltanto il pomodoro per mettere nelle ricette, il tutto succo che c'è all'interno lo metto nei bicchieri e do ai bambini per berlo perché è buonissimo. Io proprio non mi immagino, ecco, che passo un inverno senza questa ricetta. Per me, ecco, 100 volte sì, lo farò sempre. Mettiamo un canovaccio, adesso questi qua 4 minuti saranno pronti. I barattoli sono coperti con l'acqua. Allora ho acceso il fuoco, li lascio bollire, nel frattempo togliamo anche altri pomodori e per cui avanti così, stesso passaggio di prima. Adesso li lascio un po' raffreddare, dopo vado a sbucciare e riempio altri barattoli. Pian piano vado tutto il giorno così, anche domani, insomma, quello poi finché finisco tutti i pomodori. Ci ho messo il cuore per creare questo video e vi sarei grata se mi dite quale di questa ricetta avete apprezzato di più. Se vi fa piacere condividete questo video sui vostri gruppi, sulle vostre pagine, questo mi aiuta a crescere sempre di più e mi motiva di creare sempre contenuti utili per voi. Io intanto vi saluto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!